e ogni giorno spero che sta terra antica ritrovi slancio, forza e voglia di volare, sempre qui in alto di sta miseria che tanti figli soffre ancora come a mia. Buongiorno a tutti da Giovanni, benvenuto sul mio canale Il Giardino ai piedi dell'Etna. Oggi siamo il 7 di dicembre del 2022, vi voglio fare vedere questo bellissimo crisantemo che ce n'ho due, uno qua e uno che c'è là, e poi ce l'ho di là, ce l'ho un'altra varietà che è color giallo, questo è color orange e questo è color giallo. State vedendo che bello. Questi sono crisantemi, insomma si chiamano crisantemi multiflora, poi vengono chiamati anche crisantemi coreani. Insomma ne esistono di diverse varietà di questo crisanteme, che cambia sia il colore del fiore o sia anche i petali che sono più piccoli o più grandi, e anche a fiore piccolo che è questo qua, e sia anche a fiore grande. Sono diverse colorazioni, su bianco, giallo, lilla. Ne esistono di queste varietà, ne esistono tantissime di questa varietà di crisantemo multiflora o crisantemo coreano, che la pianta ora va a riposo vegetativo, e farò un video quando prendo l'infiorescenza che è tutta secca per ricavare i semi. Poi dell'infiorescenza farò vedere il taglio, diciamo, di tutta la pianta, che ne lascio all'incirca 8-10 cm a livello del colletto della pianta, che poi con quelle là farò, che sono secchi, con quelle là farò le tale legnose o semilegnose, come vi ho detto poco fa. E poi in estate, quando i germogli cominciano a crescere 10-12 cm, farò le tale quelli erbacei, che comincia a salire la temperatura, perché le tale erbacee si fanno in questo periodo, il periodo estivo. Va bene, allora io per ora fermo qui il video. È trascorso quasi un mese e mezzo dall'ultima ripresa, che era bello fiorito, che era il 7 di dicembre del 2022. Oggi siamo il 30 di gennaio del 2023, perciò sono passati all'incirca quasi un mese e mezzo, insomma mancano pochi giorni più un mese e mezzo. Guardate tutti i fiori che sono già appassiti, state vedendo? Questo è il momento migliore per andare a prendere l'infiorescenza, che poi andiamo a far seccare un po' a sole per un paio di giorni, e poi andiamo a fare la semina. Oggi siamo il 2 di marzo del 2023. Ho aspettato che in Sicilia ha fatto brutto tempo, le giornate ora piano piano si stanno cominciando a allungare e a riscaldarsi. Ovviamente se da voi c'è ancora il clima è rigido, ovviamente ci sono i periodi gelati, neve, non fate questa potatura, aspettate che finiscono le gelate, diciamo che non c'è più pericolo. Nel frattempo già ci avviciniamo alla primavera, insomma alla fine di marzo, all'inizio di aprile, nel resto delle altre regioni dove il clima è più rigido, aspettate la primavera, diciamo. Noi qua in Sicilia lo possiamo fare perché non c'è, abbiamo un clima mite, diciamo, anche perché non abbiamo, diciamo, questi climi troppo rigidi. Come stavo dicendo, si vanno a tagliare tutti questi qua per dare una regolata, no? Così in primavera già tutti i germogli che poi abbiamo di nuovo una bella forma sferica, perché se no non le tagliamo tutti questi qua non abbiamo una bella forma sferica, insomma un pochettino disordinata. Però se noi andiamo a fare la potatura all'incirca 10 cm, ora vi farò vedere. La potatura si esegue, ora io ho questo secchio, così metto i rami. Cominciamo di qua, guardate, è facile, dobbiamo lasciare all'incirca 10 cm, l'importante è se tagliamo anche qualche rametto, che poi crescono di nuovo, così 10 cm all'incirca. Ripeto, se da voi ancora
il clima è rigido, aspettate la primavera, quando finisce il periodo delle gelate, diciamo che non c'è più pericolo di gelate, potete fare questa potatura e nel frattempo potete fare anche le dalee. Io sto facendo sia la potatura, così vi faccio vedere, e sia anche la dalee. La potatura si fa quando la pianta già finisce il suo ciclo, diciamo, in inverno. Io ho preso i fiori secchi, quando sono seccati tutti, ho fatto la semina, che poi vi metto in descrizione, casomai in descrizione se ho fatto la semina del crisantemo. Questo è un crisantemo multiflora, insomma potete trovare sul mio canale quando ho fatto la semina. State vedendo, già è ottimo come potatura, state vedendo. Ora loro tutti quanti crescono anche di qui sotto dove è stato potato, state vedendo qua già sta cominciando a crescere le foglioline. Ora loro crescono tutti uniformi. Ora andiamo a fare l'altro. Questo sembra lo stesso, è multiflora, poi c'è di là, c'è quello giallo. E ora poi andrò a tagliare anche. Quindi tutti con questi rami che noi tagliamo in circa 10 cm, la pianta in primavera, prendendo in vegetazione, cresce uniforme, no? Così si crea di nuovo un bel cuscino di crisantemi. Ovviamente queste qua le tagliamo i fiori perché non è periodo. Tagliamo così, non vi preoccupate, tagliamo così, tanto loro crescono lo stesso, così crescono tutti vari insieme e si crea un nuovo cuscino. Quindi questi sono tutti i gemmoли a fiore che noi dobbiamo togliere, perché non è periodo, diciamo. Questo si può anche moltiplicare così per divisione, diciamo, della pianta, del ceppo, diciamo. Forse alcuni non lo sapevano che i crisantemi, perché i vivai ce l'hanno tutto l'anno, perché loro nelle sere piano piano li oscurano, così gli fanno capire che è il periodo di fare la fioritura, diciamo, verso novembre. Li oscurano piano piano, ogni mese li oscurano un pochettino, finché quando li mettono quasi nel periodo tipo invernale, quando noi abbiamo poca luce a giorno, e così nascono i crisantemi. Per questo motivo noi li vediamo tutti gli anni. Va bene, detto questo, togliamo la fioritura perché non ci interessa. State vedendo, ora così è tutto potato. Ora di qua emetteranno tutti i gemmoli di questi rami che noi abbiamo tagliato, così abbiamo, diciamo, una fioritura a cuscino come era quello originale, perché se no non la andiamo a potare, la lasciamo stare così, nasce disordinata, diciamo, non vediamo, diciamo, quella forma a cuscino che noi desideriamo. Va bene, ora vado a potare anche quello giallo, praticamente è lo stesso come questo qua. Ecco, ora aspettiamo, ora vi faccio vedere che andiamo a fare le talee. Avete visto quando ho fatto la potatura, nel frattempo ho preso le talee e purtroppo ieri ha piovuto, non ho fatto il video, perché oggi siamo il 4 di febbraio del 2023. Questi li ho presi due, ha fatto molto tempo, anzi ora di pomeriggio porta acqua. Ad ogni modo lasciamo stare questo. Allora ora io vado a fare le talee. Queste sono le talee del crisantemo multiflora e questo è di quello giallo, state vedendo? Sono legnosi, quasi legnosi. Ora noi andiamo a prendere alcuni rami, state vedendo? Questi qua è quello che sentiamo già. Allora questo è da scattare, questo lo andiamo a togliere, andiamo a prendere quello centrale, questo qua, la parte centrale, all'incirca 8-10 cm, così, e andiamo a prendere questo qua di sotto e andiamo a tagliare un po' inclinato. Questo lo togliamo e dobbiamo togliere, diciamo, state vedendo, questo qua, anche se ci sono queste non ha importanza. Ora però no, una cosa importante, dobbiamo togliere quella che ci sono, però non le dobbiamo strappare, le dobbiamo tagliare.
perché dobbiamo conservare la gemma che poi porteranno le radici. Andiamo a tagliare così, state vedendo? Quella è la parte che viene sotterrata e questa qua all'incirca tre gemme, 1, 2, 3 gemme le dobbiamo mettere sotterrate così. Guardate, il terriccio sto utilizzando sempre il terriccio del mio giardino, del mio orto, insieme con compost, cenere, insomma tutto stagionato. La terra l'ho buttata qua soffice soffice, non c'è bisogno che andiamo a fare il buco e andiamo a mettere così un pochettino inclinata. Vedete come si affonda facilmente perché la terra è così, state un pochettino inclinate. Andiamo a fare un'altra, perché questi sono i rami dell'anno scorso, questi si possono fare anche ora per fare le tale, possiamo tentare. Ovviamente poi le dobbiamo mettere in un posto a cadduccio in sera, io le vado a mettere in sera, però se voi non l'avete le potete coprire con della plastica in un posto diciamo riparato che no, da vento, da gelo o della neve. Se no aspettate la primavera e poi andiamo a fare le talee, quelle tra la primavera e l'estate facciamo le talee, quelle bacie. Ora completo qua, così inutile che faccio il video a fare così, io vi ho fatto vedere all'incirca così, sta vedendo completo, affondiamo 3 gemme così e completo qua, poi riprenderò il video. Allora piano piano sto completando qui il vaso, però devono essere, mi raccomando, devono essere verdi, così, no? Così che sono secchi, questo è secco. E dobbiamo prendere le talee verdi, così, tagliamo sopra la gemma all'incirca 10 cm, 8 e sotto la gemma, così, così, questa qua. E la mettiamo qua, 3 gemme, 2 gemme, non ha importanza. Allora queste talee sono state fatte di talee legnose, ovviamente andiamo a prendere quello centrale, l'intermedio, che quello di punta lo andiamo a togliere, quello centrale, e possiamo fare le talee legnose, che ancora siamo in inverno, anche se siamo a marzo, all'inizio di marzo siamo ancora in inverno. E le possiamo fare, però le dobbiamo mettere coperte con della plastica e in sera, in posto caldo diciamo, perché ha bisogno di caldo, ovviamente, e ha bisogno anche di spruzzare acqua continuamente, in modo che le talee sono sempre umide, diciamo, che non vengono disidratati. Il segreto delle talee è di spruzzare l'acqua, così. Andiamo a spruzzare diverse volte al giorno, così, in modo che è sempre umida. Ovviamente ora andiamo a bagnare, il tempo già come vi ho detto poco fa si è annuvolato un po', invece può darsi che ora porta pioggia di pomeriggio. Allora andiamo a dare una bella bagnata, non inzuppato, dobbiamo tenerlo sempre umido, e la cosa importante è di spruzzare sempre. Dobbiamo tenere sempre le talee umide, diciamo. Questa è la cosa importante delle talee, che non vengono disidratati. Il tempo che germogliano e poi attraverso le foglie il processo della clorofila andiamo a creare, diciamo, le radici. Ovviamente ci deve essere terreno caldo per germogliare, per radicare, diciamo, le talee, perché se c'è freddo fanno le foglie, ovviamente, e non riescono, diciamo, se il terreno è freddo, non riescono la talea a fare le radici, e poi secca e muore. Per questo motivo a volte muoiono, per questo motivo, che c'è il terreno che è freddo. Ci deve essere una temperatura all'incirca di 20-24 gradi. Ora io le vado a mettere in sera, che in sera, la sera ovviamente, oggi abbiamo qualche 12-14, insomma un 16 gradi è sicuro che non lo abbiamo. Poi piano piano le giornate si vanno a riscaldare e salgono le temperature, però qui in Sicilia già in 16 gradi sono sicuri al giorno, perciò in sera poi arriviamo all'incirca anche 25 gradi, a volte anche 30 gradi è arrivata. Ovviamente ho aperto un pochettino le finestre perché se no fa troppo caldo, diciamo, e la sera scende 12-13 gradi, però non è una cosa. Io casomai ci mettete la plastica e la coprite, ovviamente di giorno poi la togliamo quando c'è il sole, facciamo arieggiare le talee, e per chi non c'ha la sera ovviamente vuole fare questo
questo tentativo così di andare a fare le talee con la potatura e niente, ora dentro un mese, ovviamente ci deve essere la temperatura giusta, dentro un mese dovrebbero radicare, questo non si sa. Ripeto, tutte le talee durante l'inverno trattengono un po' diciamo, di succo alimentare che poi in primavera aiutano le gemme ad aprirsi, perché la linfa ascendente che sale e discendente che scende, quella ascendente la linfa, quando ci sono le alte temperature, ovviamente in primavera, la linfa già si comincia a muoversi, no? Si aprono le gemme, questo sto parlando per tutte le talee, si aprono le gemme, si formano le foglie e tramite il processo della clorofila le foglie vanno nella linfa discendente, si chiama discendente, e per crearsi le radici. Ripeto, se non c'è il terreno caldo, diciamo, e freddo, la talea non riesce a radicare e poi muore. Poi vedete le foglie che sembra che è attecchito, invece non attecchito, poi comincia a seccare, significa che la talea ormai è morta, perché non si stanno formando le radici. Per questo motivo sto dicendo aspettate che ci sono delle temperature all'incirca 20 gradi fisse, diciamo, per fare le talee. Il periodo giusto per farle, io lo sto facendo ora perché ho fatto la potatura ora, il periodo giusto è per fare le botte talee, alcune talee, è verso marzo, quando diciamo la pianta entra quasi in vegetazione, anzi se è in vegetazione è meglio. E poi in primavera, diciamo quando è verso aprile e in estate, fino in estate possiamo fare quelle erbacee. E poi in agosto, sto parlando sempre del crisantemo, in agosto, verso agosto, forse anche prima, potete fare quelli legnosi, potete fare quelli semilegnosi che sarebbero quella là, quasi nella punta, questa qua, questa è legnosa. Poi farassi che io in futuro farò anche un video, vediamo. Per ora sto facendo questa qua della potatura. Va bene, ora non voglio più prolungare il video, non ci resta ora che aspettare che la natura fa il suo corso. Ovviamente ora la vado a mettere in sera e lì c'è il calore giusto per radicare le talee. Vediamo quando ne prendono e poi concludo il video. Allora è passato un mese e qualche giorno da quando ho fatto le talee dei crisantemo, era il 4 di marzo, come vedete qua, il 4 di marzo del 2023, perciò oggi siamo il 5 di aprile del 2023. Guardate come piano piano le talee stanno crescendo, state vedendo come stanno mettendo i nuovi germogli. Questo ancora non è detto che le talee ovviamente che hanno radicato, però può darsi che sono le sostanze della talea, ma questo ancora non è detto. Come potete vedere qualcuna qua è seccata, però diciamo può darsi che metterà il germoglio di sotto. State vedendo come questa qua, questa c'è qua, state vedendo questa qua, cioè sta mettendo il germoglio di sotto, non so se riesce a vedere qua, è secco di sopra, però di sotto sta cominciando a mettere il germoglio quasi a livello di terra, va, diciamo. Va bene, ora aspettiamo che poi concluderò il video, che farò vedere la radicazione delle talee. Allora, un altro aggiornamento e l'ultimo, così concludo il video. Allora, sono trascorsi quasi 2 mesi, mancano 11 giorni da quando ho fatto l'ultimo aggiornamento, che era il 5 di aprile del 2023. Oggi siamo il 15 di giugno del 2023, perciò all'incirca mancano 11 mesi e 11 giorni per 2 mesi. Guardate come sono cresciute dall'ultimo aggiornamento che avete visto, guardate tutte le talee di crisantemo. Ora io vi farò vedere che ne vado a prendere un po' e le vado a mettere in questi vasetti da 12 per ora, poi si vedrà, vediamo dove le posso mettere a dimora, così vi farò vedere anche il rinvaso. Vi farò vedere, guardate come sono cresciuti, come hanno radicato quasi tutti, state vedendo? Ovviamente qualcuna non ce l'ha fatta, come queste qua che sono secche, state vedendo questi qua, questi sono secchi,
però può capitare che di sotto, per esempio, state vedendo questa qua, di sotto di qua è secca e hanno radicato i gemogli, quelli basali, diciamo. Ora vi farò vedere, andrò a prendere qualche talea, rompo un pochettino il polistirolo perché saranno troppo molti con le radici. Guardate come hanno radicato, le vado a prelevare un pochettino. Questa qua è secca, per esempio, state vedendo, un attimino gli tolgo un pochettino di teta. State vedendo? Questa è una talea che ha radicato, state vedendo? Guardate, state vedendo? Ha tutte le radici. Questa per ora la mettiamo qua, ora vi faccio vedere qualcun'altra. Ripeto, si può fare sia ora, si può prelevare piano piano senza rompere le radici, e sia aspettiamo in autunno quando la pianta va in riposo vegetativo, che cadono le foglie. Guardate, questa è la talea, un'altra talea, guardate. Vi faccio vedere un'altra. Guardate, state vedendo tutte con le radici. Guardate, state vedendo? Guardate come ha radicato. Però vi sto facendo vedere, ora vi faccio vedere anche l'invaso. Qualcuno è seccato, ovviamente, vedendo. Rompiamo un po' il contenitore. Faccio esempio qualche pezzettino di radice, state vedendo? Questa è la talea. Gemmogliato qui sotto. Questa è la talea e questa qua è il gemmoglio di qui sotto. Che ha fatto il gemmoglio, ha gemmogliato questo qua, tutte con le radici. Va bene. Ora io questo qua lo tolgo piano piano, che ora poi questi qua li vado a mettere ora nei vasi. Vediamo se c'è qualche posto qui nel giardino, li metto a dimora. Ripeto, potete fare sia ora prelevando le talee, diciamo piano piano, le piantine piano piano senza rompere molto le radici, e poi le possiamo mettere a dimora, o se no aspettate in autunno quando la pianta va in riposo vegetativo e facciamo il trapianto. Ora questo lo sposto. Va bene, ora andiamo a riempire i vasetti. Io utilizzo sempre Terra mio 8 mischiato col compost già ovviamente stagionato. Questo ora lo andiamo a mettere qua per ora, anche se sono un pochettino piccolini i vasetti, li andiamo a mettere qua, li facciamo crescere per ora e poi alziamo un pochettino la pianta, in modo che le radici si mettono un pochettino dritti. Ripeto, se voi avete già direttamente un posto dove metterli, voglio che vedete che dove crescono i crisantemi, dove volete che crescono i crisantemi, li potete mettere già direttamente. Andiamo a rinvasare un'altra, andiamo a mettere questa qua. State vedendo come sono cresciuti.
avete visto tutti i passaggi. Ora questi li metto un po' all'ombra in modo che la pianta si rianima un pochettino. Prendo questa è la talea, vedete tutta germogliata. Mettiamo qua, andiamo a mettere la terra o il terriccio, quello che sia, a girare. Ripeto, se volete utilizzare il terriccio, però poi lo dovete mischiare con la terra da giardino, perché il terriccio non è che è come la terra. Così state vedendo? Andiamo a buttare un pochettino di acqua per ora. E ora li vado a mettere all'ombra, così loro si rianimano. Può darsi che fa qualche fiore quest'anno, se ne parla a novembre, può darsi anche prima. Va bene, io avete visto tutti gli aggiornamenti che ho fatto, questo è il risultato. E che dire, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale iscrivetevi, così quando cade un video sarete aggiornati. Un abbraccio da Giovanni, il giardino ai piedi dell'Etna, ci vediamo al prossimo video. Ciao e una buona giornata.